Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Ariete, ascendente Ariete. Oggi facciamo l'oroscopo 2025, un oroscopo importante, l'oroscopo degli oroscopi, analizzando tutte le 12 case astrologiche che abbiamo. Analizzeremo la prima casa, che è la casa dell'ascendente, l'io interiore, la seconda casa, quella dell'economia, i possedimenti, il valore, la terza casa, i viaggi brevi, gli interessi personali, gli studi, la quarta casa, casa e famiglia, la famiglia di origine, i bisogni emotivi, casa 5, creatività, svaghi, divertimenti, anche i figli, casa 6, lavoro e salute, casa 7, l'amore, relazioni sentimentali, matrimoniali, unioni stabili, casa 8, la morte e rinascita, l'occulto, l'inconscio, i sogni, la sessualità. Casa 9, i viaggi lunghi, gli studi superiori, le credenze, la fede. La casa 10, la casa del successo, la casa della carriera, gli obiettivi personali. La casa 11, delle amicizie e le cause comuni. E la casa 12, il karma e l'occulto. Quindi analizzeremo casa per casa. È un oroscopo da riguardare durante l'anno per avere una consapevolezza sempre maggiore, perché poi accadranno gli eventi e ti ritrovi nella consapevolezza acquisita che adesso ci descriveranno le carte, ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito con la casa numero 1, il tuo ascendente, il tuo io interiore, il punto di partenza del tema, il tuo libero arbitrio, il modo in cui ti esprimi e ti manifesti al mondo. Andiamo a vedere che cosa ci diranno sulla prima casa dell'ascendente. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, oroscopo 2025, per la prima casa dell'ascendente, il tuo io interiore. Eld, questa è una bellissima carta che mi sta parlando di qualcosa che deve venire fuori. Deve venire fuori qualcosa di te. E Eld significa tenuto, tenere, no? È come se qualcosa deve venire fuori da te. E siccome è il tuo ascendente, l'ascendente che hai vuole venire fuori. Se sei ascendente Ariete, la parte più determinata di te verrà fuori quest'anno, la parte più incisiva di te. Altrimenti, in base al il tuo ascendente, l'archetipo del tuo ascendente vuole venire fuori. E siccome questa è la carta di come ti esprimi al mondo, è possibile che a volte tu ti tratterrai in quest'anno. Ti tratterrai su alcune cose che adesso ne andiamo a vedere. Andiamo a vedere questa carta di che cosa ci parla, andiamoci a mettere subito l'archetipo. Vediamo. Mi metto questa qui. Allora, vediamo il tuo io interiore quest'anno. A volte l'Ariete tende a dire tutto, no? Tutto quello che pensa, tutto quello che dice, a volte tenderai a trattenere alcune cose. Questo può essere un bene da una parte, dipende da che cosa, no? Dipende da tante cose. Vediamo cosa ci dicono gli archetipi. Prima casa, per le mie ragazze dell'Ariete, i ragazzi. Dio, accipicchia, Dio guiderà i tuoi passi nel prendere decisioni conformi alla legge suprema. Mamma mia, che carta! E avrai benevolenza e compassione, riconoscimento della forza eterna esistente dentro di te e negli altri. Questo è l'anno in cui tu avrai una consapevolezza potentissima ed è la consapevolezza che ci rende liberi, come diceva Socrate, la conoscenza. Quindi rispetto alla tua prima casa, che è il tuo libero arbitrio, il tuo scegliere se affidarti agli eventi oppure no, tu ti affiderai agli eventi, come vi insegno sempre nella mia scuola iniziatica, no? Il karma positivo e il karma negativo si vede da quanto tu fede hai negli eventi, nell'affidarti a quello che accade sotto forma di
eventi mandati del divino, oppure tendi a trattenere, appunto tenere, tendi a trattenere le tue emozioni, a non farle fluire. Diciamo che ci saranno momenti in cui tenderai a trattenere alcune emozioni, però poi avrai subito l'intervento divino nel fare fluire le emozioni, perché quelle emozioni, come vi spiego sempre anche nel video di Magia Pratica 1, sono la chiave di volta per acquisire il potere. Ok? Sì. Ecco perché a volte l'ariete è molto istintivo, no? Tenderai a trattenere alcune cose con la consapevolezza di Dio. Cioè magari se alcune volte non ti saresti sottratto nel dire alcune cose senza badare a chi avevi davanti, eccetera, adesso comprendi, come dice qui, la divinità negli altri. E quindi sempre meno giudizio avrai, mi spiego? Vediamo rispetto a cosa ci dicono i tarocchi in merito a questo. Allora, dove stanno? Eccole. Ti esprimerai con grande consapevolezza, bellissimo, bellissimo. Prima casa per l'Ariete, gli amanti, 9 di coppe, l'eremita. Mi stanno parlando qui di scelte che dovrai fare in quest'anno. Queste scelte hanno a che fare con il tuo benessere personale. Diciamo che se l'Ariete è un po' più impulsivo, questo è l'anno in cui tu tratterrai alcune cose per te, godendo di situazioni che mai avresti pensato di godere prima. Qua mi parla d'amore con gli amanti, ma mi parla anche di scelte dettate dal cuore in funzione del tuo benessere personale. Quindi tu quest'anno ti proporrai al mondo con il tuo ascendente, farai scelte dettate dal tuo benessere personale che ti vengono direttamente sotto forma di intuizioni divine, e l'eremita mi parla di avere cautela in ciò che farai, avendo più cura, più rispetto di te e degli altri, mi dicono. Andando anche prudente, la prudenza rispetto a cosa? La prudenza in ciò che magari l'Ariete è più impulsivo, ripeto, no? Ci sarà molto equilibrio per te quest'anno, guidata o guidato da Dio. Anche in amore ti troverai a fare delle scelte ponderate sulla base di quello che veramente per te significa condivisione, ma l'amore poi lo vediamo nelle altre case. Wow, bellissimo, bellissimo. Ok, allora, detto questo, ragazze mie e ragazzi, adesso passiamo alla seconda casa. Allora, la seconda casa è la casa dell'economia, i possedimenti, le risorse. Che cos'è per te il valore, ti chiede la seconda casa, e le tue abilità finanziarie, no? Come valorizziamo ciò che ci sta intorno e in che misura siamo in grado di sfruttare i nostri beni. Andiamo a vedere come sarà quest'anno rispetto a quello che chiama a fare la seconda casa. Allora, vediamo. Ci mettiamo anche qui una di queste carte. Devo spostare un attimo queste. Allora, seconda casa, l'economia, i possedimenti, le risorse, cos'è per te il valore, abilità finanziarie, come valorizzerai ciò che ti sta intorno, in che misura siamo in grado di sfruttare i nostri beni. Vediamo, per la seconda casa dell'economia, per l'Ariete, oroscopo 2025. Successo! L'economia sarà un successo quest'anno, ci sarà un successo economico. Quindi per tutto ciò che ha a che fare con l'economia c'è successo, e già la prima carta mi sta dicendo successo pieno. Ok, vediamo con quale archetipo viene accompagnato questo successo nella casa dell'economia. La prima casa era già una casa potente, quindi il tuo sé, il io interiore, no? Sei guidata da Dio quest'anno, proprio, ma con la consapevolezza. Siamo sempre guidati da Dio, però non lo sappiamo. Quando prendiamo consapevolezza lo attiviamo consapevolmente in noi, ok?
Quindi seconda casa per l'Ariete. Qual è l'archetipo di questa seconda casa con questo successo? Vendicatore, aspiterina, il vendicatore. Avrai una grande rivincita sul profilo economico quest'anno, Bilanciamento e giustizia, rettitudine in nome della società e di quello che ti è proprio. E guarda, ci sarà un grosso successo, una grande rivincita. E qua dice vendicatore, no? Poi i termini spagnoli sono un po' più eccessivi. Magari ti vendichi anche contro il tuo stesso ego che magari ti ha autosabotato. Avrai una rivincita, questo è il senso di questa carta, una rivincita sul settore economico. Bellissima energia. Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito sulla casa dell'economia. Ariete 2025, casa dell'economia. Sette di coppe, sette di bastoni. Ah, ho capito. Wow, tre di coppe. Ci saranno degli ostacoli che supererai perfettamente su più ambiti a livello economico. Guarda, mi dicono che ci saranno degli ostacoli col sette di bastoni quest'anno rispetto a delle cose che vuoi fare. Sette di coppe, sono vari aspetti, no? Che faccio? Faccio prima questo, quest'altro, 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 dei progetti che hai. Ci possono essere degli ostacoli, ma tu combatterai per avere successo su quegli ostacoli e vinci. Tre di coppe, ti vedo festeggiare sugli ostacoli che possono esserci sul cammino per te in ambito economico, su dei progetti. Diciamo che tu saprai sfruttare i tuoi beni, le tue risorse, le tue risorse soprattutto a livello, il sette di coppe ha a che fare con la creatività anche, no? Sono le coppe, l'acqua, le emozioni, la creatività. Saprai sfruttare le tue risorse creative per far fronte a eventuali ostacoli, sette di bastoni, e combattere per questi tuoi progetti. E il tre di coppe ti vedo festeggiare e celebrare da metà anno in poi, anche la fine dell'anno, per aver conseguito questi successi. Situazioni in cui vieni messo col bastone tra le ruote, vedo successi in questo ambito, assolutamente sì, bellissima energia ragazze mie. Vediamo di che cosa trattasi questo sette di bastoni. Del due di coppe, forse l'amore ti può mettere un po' i bastoni tra le ruote quest'anno per quanto riguarda l'economia. L'amore o qualsiasi cosa ha a che fare con la relazione di coppia, oppure l'amore in sé, non lo so, poi l'amore lo vediamo dopo perché tante sono le possibilità. Se ci sono ostacoli per quanto riguarda delle cooperazioni lavorative, le supererai, mi stanno dicendo, ok? Bellissima energia ragazzi e miei ragazzi, adesso passiamo alla terza casa. Allora, terza casa, viaggi brevi, interessi personali, studi, rapporti con i fratelli, è la casa della comunicazione, no? È il contesto nel quale facciamo esperienza nell'immediato ambiente, è il rapporto anche con i coetanei, ma viaggi brevi solitamente, ok? Gli interessi personali e gli studi. Andiamo a vedere su questa casa cosa ci raccontano. Ariete, oroscopo 2025. Terza casa, Ariete, oroscopo 2025. Eagle, aspero, qua abbiamo l'aquila è la visione sul futuro. La visione sul futuro. Allora, l'aquila ha la visione sul futuro rispetto a quello che chiede la terza casa. Sugli interessi personali io vedo che tu avrai farai delle cose che hanno a che fare con il tuo futuro e che è come se tu avessi già la visione di quello che vuoi fare. Farai i tuoi interessi personali, saranno basati su quello che tu vorrai fare nel futuro e mi dicono che ci sono ottime possibilità di successo.
ottime possibilità di successo. La casa, i rapporti con i fratelli hanno, con l'aquila, qui tu mi incarni l'aquila, sarai come una guida per i fratelli o per chi tu o per i tuoi coetanei, ti vedranno come una guida, colei che ha, o colui che ha il potere della visione. Farai esperienza in un contesto che ti stimolerà la tua visione futura e ti stimolerà in tutto questo. Bellissima energia questa, eh? Vediamo l'archetipo della terza casa qual è. Bambino eterno, sarai di grande, di grandissima compagnia e ti vedranno proprio come una persona da seguire perché ha uno spirito molto, come dire, molto giovane, giovane, giovanile, anche se hai 92 anni, ok? Ti vedranno come un grande esempio, i tuoi coetanei, le persone, i tuoi amici, i fratelli, ti vedranno come un grande esempio, bambina eterna. Determinazione di seguire il corpo, essendo giovane nel corpo, la mente e nello spirito, avrai la capacità di vedere le cose da una prospettiva nuova, con questa dell'aquila, e quindi ti vedranno anche proprio come un esempio. Sì, sarai molto divertita o divertito con i tuoi coetanei, con i fratelli, con le amicizie. Sì. E vedo che andiamo a vedere con i tarocchi per vedere rispetto ai viaggi brevi, vediamo cosa ci raccontano ancora. Terza casa, Ariete, oroscopo 2025. 4 di spade, 8 di spade, 3 di bastoni. E ci sono un po' di difficoltà nel fare viaggi brevi. Bisognerà attendere per alcuni viaggi brevi. I viaggi brevi non li vedo propizi. Magari i viaggi lunghi sì, lo vediamo poi nella nona casa. E vedo che qui stai aspettando il da farsi perché ci sono troppe cose che bollono in pentola. Ci sono un po' di ostacoli più che altro mentali riguardanti i viaggi brevi. È come se ti vedessi piena di cose da fare, un po' la mente ti va a essere titubante negli spostamenti brevi. Può darsi che tu sia anche lontana o lontano da fratelli o ti debba spostare, quindi viaggi un po' più lunghi e non poter essere vicino ai tuoi amici, ai tuoi fratelli. Sì, vedo questo. Sì, sì, io credo che... Fammi vedere a che cosa porta questo 3 di bastoni. Al 2 di coppe e al 3 di coppe. Probabilmente qua mi stanno parlando d'amore. C'hai una persona che può stare a distanza. Mi parla di una persona che può stare a distanza, ma poi vedo un incontro. Mi parla d'amore, però l'amore lo vediamo dopo, ripeto. Quindi magari non si possono fare tanti viaggi brevi per andare incontro a questa persona, se ci sarà un nuovo amore o un amore che già c'è. Sì, complessivamente qua mi parla di una casa molto attiva per quanto riguarda i tuoi interessi personali, le tue passioni. Magari stai meditando di spostarti da qualche parte, però bisogna attendere perché questi viaggi brevi li vedo un po' contratti ultimamente. Cioè, in questo caso. Fammi vedere perché c'è l'otto di spade. Il mondo, vedi? Un po' di difficoltà a fare viaggi brevi, vedo. Bisogna attendere un po' e poi vedo che li fai. O verso una persona che ami o verso una persona di tuo interesse. Sì. O per lavoro c'è distanza e quindi però i viaggi brevi sono un po' contratti, vedo quest'anno. Poi andiamo a vedere i viaggi lunghi comunque, ok? Ok, adesso passiamo alla quarta casa. Allora, quarta casa, che è la casa, della famiglia d'origine, dei bisogni emotivi, dei possedimenti anche immobiliari, anche dei cambi di residenza, anche i debiti karmici ereditati dagli antenati, la quarta casa. Vediamo un po' come sta messa la quarta casa quest'anno per te.
Ariete, quarta casa, oroscopo 2025. Ariete, quarta casa, oroscopo 2025. Visione di cristallo, avrai il terzo occhio bene aperto. Avrai il terzo occhio bene aperto. Questa casa, con la carta della visione, mi dice che per quanto riguarda anche i debiti karmici ereditati dagli antenati, ci sono molti debiti karmici che vengono risolti quest'anno, legati agli antenati. Per chi non l'avesse ancora fatto o per chi desiderasse farlo, nel mio video Magia Pratica 8, il culto degli antenati, spiego come si fa la pacificazione dello spirito perturbato dei tuoi antenati, che sono gli eventi che si ripetono nella tua vita che vogliono essere pacificati. E qua vedo che è una bellissima carta Crystal Vision. La visione di cristallo è proprio una visione nitida, anche su quello che riguarda i tuoi bisogni emotivi. Vediamo un po' cosa mi dice l'archetipo. Quarta casa. Ariete. Distruzione. Molti di voi fanno capolinea rispetto a delle questioni riguardanti il bisogno della famiglia, cioè avrete una maturità tale quest'anno da trascendere questi limiti che vi venivano dall'infanzia e dagli antenati. Qua c'è la distruzione anche di vecchie situazioni passate, lasciare indietro quello che è potenzialmente distruttivo, prepararsi a una nuova vita. Ci sarà una nuova vita per te per quanto riguarda ciò che sono i tuoi bisogni emotivi. Se prima ti riferivi anche alla tua famiglia come appoggio, come sostegno, o non l'hai avuto quel bisogno lì, diciamo che c'era un karma. Questo karma viene sciolto perché tu ti nutrirai, ricordiamo la prima casa, di quel divino che vive in te, saprai perfettamente cosa fare e come nutrire i tuoi bisogni emotivi. Per quanto riguarda, ci possono essere dei cambi di residenza quest'anno per alcuni di voi, dei cambi. Lasciare andare il vecchio, dei cambi. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi per avere informazioni aggiuntive. Fatto sta che come quarta casa, casa e famiglia, avrai una nuova visione di cosa è per te la famiglia, di cosa è per te una casa, che questo si può palesare anche con una nuova casa quest'anno. Vediamo, quarta casa, casa e famiglia. Ariete. Otto di bastoni, l'eremita e il 3 di denari. Per alcune di voi c'è una nuova casa. Per alcuni di voi c'è una nuova casa oppure ristrutturazione della casa oppure anche magari ti danno anche un prestito per fare delle situazioni, rinnovare delle situazioni in casa. Avrai il sostegno di persone per quanto riguarda casa e i possedimenti immobiliari anche. È possibile che i tuoi genitori o qualcuno ti aiuti nel ristrutturare casa o, o la famiglia ti sostenga in una nuova casa o nella tua casa. Sì, questo mi stanno dicendo. Anche se tu comunque avrai una nuova visione di ciò che per te sono i tuoi bisogni emotivi. Cioè non sono più relativi come lo abbiamo del bambino interiore, no? Relativi alla mamma e al papà come archetipo, come mamma e papà biologici, ma sei più autonoma o più autonomo qui, perché sciogli qualcosa di relativo ai debiti karmici ereditati dagli antenati. Ok? Sì. Anche è possibile che tu ti debba trasferire per lavoro, comunicazioni che riguardano il trasferirsi per lavoro. E quindi ci possono essere questi trasferimenti. Ok, questo per quanto riguarda per sommi capi la quarta casa. E adesso andiamo a vedere la quinta casa. Allora, andiamo a vedere la quinta casa, che è la casa della creatività, degli svaghi, dei divertimenti, anche dei figli e delle figlie.
è il modo di anche vivere la sessualità, il modo di educare i figli, la vitalità, la voglia di vivere. Andiamo a vedere come sta messa questa casa quest'anno per te, Ariete. Oroscopo 2025, quinta casa. Ariete, oroscopo 2025, quinta casa. Sister, sorella. È possibile qualcuno di voi voglia dare una sorellina, un fratellino a una figlia, a un figlio che già c'è? E mi dicono che la carta Sister può essere un buon momento, se si è in età, per i figli quest'anno 2025. Con la carta di sorella mi dice qua che sarete anche delle ottime sorelle o fratelli con energia femminile, però più empatica per le persone che amate o per le persone che vi stanno vicino. Sì, però voglio metterci le altre carte per andare a vedere altri dettagli. Quindi quinta casa, Ariete, oroscopo 2025, qual è l'archetipo? Madre, sorella. Guarda, questo è un buon momento per diventare madre, me lo conferma con la carta madre, è un buon momento quest'anno per essere madre o per chi volesse accrescere la famiglia. Ok, questo mi stanno dicendo. Allegria nel dare la vita. Sì, vi vedo molto gioiose e gioiosi quest'anno. Anche il modo di vivere la vostra sessualità lo vedo accogliente, empatico, ricettivo. Vi vedo molto fluida o molto fluidi quest'anno, eh? Educherete i figli in modo straordinario, mi dice qui. Sarete molto empatiche, molto empatici, con un'energia potentissima femminile, che è proprio il femminile che salverà il mondo, eh? Con la bellezza del femminile, quindi con la magia, educando i figli o anche le persone a voi vicino, trasmettendo saggezza, ma empatia, questo mi stanno dicendo. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito alla quinta casa per l'Ariete. Re di spade, gli amanti, tre di bastoni. Mi dicono qua di nome, mi parlano di amore, c'è una persona, mi dicono che state aspettando, che può stare lontana. Tre di bastoni perché? Otto di spade. Allora, qua mi dicono che è un buon momento per diventare madre per chi lo volesse, per chi è in età. E mi dicono anche che c'è un po' di attesa rispetto a una persona che può stare lontana o una persona che può stare a distanza. Mi stanno dicendo questo per alcune di voi. E mi dicono che quest'anno voi farete esattamente con lucidità e con chiarezza ciò che vuole il vostro cuore, come mai prima d'ora. Questo vi può ogni tanto far fagocitare un po' la mente, ma poi sarà la vostra energia empatica a farvi fluire alle vostre emozioni, a fare esattamente quello che vuole il vostro cuore. Sì. Sì, vedo che per quanto riguarda la vitalità sarà molto accesa in quest'anno, se no in alcuni frangenti dell'anno potreste sentirvi un po' bloccate a livello mentale, saranno solo pensieri della mente che supererete con la vostra energia empatica, ok? Ci può essere anche una sorella a distanza, questo può creare un po' di ansietà su alcune questioni, però vedo che poi vengono risolte con l'energia empatica, cioè vengono risolte queste questioni relative alle sorelle o fratelli. Che cosa viene dopo il 3 di bastoni? Infatti, paggio di denari. Qua vedo inviti, vedo un po' di attesa per quanto riguarda alcuni incontri, un po' di attesa sia per quanto riguarda incontri di divertimento anche a livello sessuale, sia per quanto riguarda la voglia di diventare madre o padre.
e anche per quanto riguarda l'incontro con le sorelle, con i fratelli, però vedo che farete delle scelte dettate proprio dal cuore quest'anno, nonostante un po' la mente si possa mettere in mezzo, ok? Educherete anche i vostri figli con piena apertura di cuore, sarete molto assertive su ciò che sentite, perché ciò che sentite è la verità. O educherete le persone che avete intorno, che vi vedono come un grande archetipo materno, eh? Ok. Ok, ragazzi miei e ragazzi, adesso passiamo alla sesta casa. Allora, la sesta casa è il lavoro e la salute, la capacità di adattarsi ai ritmi quotidiani, il senso del dovere, le condizioni di salute e la cura del corpo, ok? Quindi lavoro e salute. Andiamo a vedere come sta questa sesta casa per te quest'anno, Ariete, oroscopo 2025, sta entrando una luce del sole bellissima, vediamo. Casa 6, lavoro e salute. Bellissima, planting seed, piantando semi, sia per quanto riguarda la salute, sia per quanto riguarda il lavoro. Abbiamo visto che l'economia va benissimo, è come se steste piantando nuovi semi per il futuro. Vedo che la vostra sesta casa è una casa prospera con il piantare semi. È una casa prospera che si inorgoglisce, che fiorisce, ok? Bellissima energia questa, eh? Allora, vediamo qual è l'archetipo della sesta casa per te. Riscatto, ci sarà un riscatto per quanto riguarda il vostro lavoro e la salute. Avrai tanto, guarda, qua dice apporta forza e appoggio alle persone in crisi. Se abbiamo avuto delle crisi o se possiamo passare delle crisi quest'anno, avremo forza e vigore grazie a quelle crisi che passiamo, riscattando noi stesse o noi stessi. Qua io vedo che farai cose al servizio anche di una causa, e questo genererà, farai cose al servizio di una causa e questo genererà tanta forza in te. Ci sarà un riscatto per quanto riguarda la salute e il lavoro, salute psicofisica e il lavoro quest'anno. Vediamo cosa ci dicono, cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Sesta casa, Ariete. 8 di coppe, 2 di bastoni, gli amanti. Quante volte sto uscendo la carta degli amanti nella tua stesa? Farai scelte dettate dal cuore proprio, e qua mi stanno dicendo che ci può essere anche per alcuni di voi sul lavoro possono pensare anche di cambiare lavoro o di fare un cambio, vi vedo pensare di fare un cambio lavorativo, lasciare il conosciuto per andare verso lo sconosciuto, consapevole del fatto che seguendo il vostro cuore in tal senso avrete successo e riscatto. Per quanto riguarda la salute, io qua vedo che c'è un cambio emozionale che ti porterà ad emergere a livello kundalinico, c'è un cambio emozionale che ti darà molta energia ed eccitazione, andando incontro a dei successi sul piano lavorativo e anche di salute. Gli amanti sono scelte anche salutari dettate dal cuore, cioè tu segui il cuore che è l'espressione della tua anima rispetto a quello che riguarda le scelte che farai per la salute. Avrai un grosso riscatto quest'anno e mi dice che alcuni di voi lasceranno un lavoro per andare da un'altra parte e questo porterà a un benessere emotivo. Vediamo di che natura è questi amanti. Il re di bastoni, sì, avrai molta forza nel fare scelte dettate dal cuore e questo ti porterà successo. Questo ti porterà successo. Alcuni di voi si spostano per amore, si spostano a livello lavorativo per amore. Mi dice che è una scelta giusta, non lo so, poi per ognuna di voi è diversa. Si sposteranno per amore, oppure qualcuno che si sposta verso di te, ma io credo che sia tu. Però avrai un riscatto qua, sia sul lavoro che sulla salute, ti vedo piena, in forze, d'accordo? Ok, e adesso passiamo alla settima casa.
Allora, la settima casa è la casa dell'amore per eccellenza, delle relazioni sentimentali, matrimoniali, delle unioni stabili, ed è qui che si vede anche da che partner saremo attratti, la persona anche che sposeremo nel tema natale, no? Che se sposeremo qualcuno, insomma, si vede dalla settima casa. Allora, andiamo a vedere sulla casa dell'amore cosa ci raccontano per l'Ariete. Settima casa Ariete. La forza, qua c'è la forza di recuperare un rapporto, la forza di aprirsi o qualcuno che avrà la forza di dare in una relazione. Qua mi dice che possono passare un po' di intemperie quest'anno, un po' di situazioni che richiedono coraggio. Ci vogliono situazioni che richiedono coraggio in quest'anno e quindi la settima casa è dominata dal coraggio, strength, è dominata dal coraggio. Vediamo un po' cosa ci dicono gli archetipi. O qualcuno che vuole recuperare il rapporto, o tu che vuoi recuperare qualcosa, o tu che ti lanci con coraggio. Vediamo cosa mi dice per la settima casa l'archetipo qual è. L'amante, qua è proprio la casa dell'amore con la carta dell'amante, mi dice che c'è qualcuno che ti darà tanta passione e devozione, un apprezzamento verso di te senza limiti, eh? Qua abbiamo la forza e il coraggio di darti tutto da parte di qualcuno. Caspita, vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi in merito. È proprio la carta dell'amante uscita sulla casa, settima casa. Vediamo, vediamo. Allora, settima casa, amore, Ariete. Oroscopo 2025. La papessa. 7 di coppe e l'imperatore c'è qua. Allora, io ti vedo, alcuni di voi avranno delle opzioni. Avranno delle opzioni che hanno a che fare con la vita sentimentale, amorosa, ti vedo procedere con cautela. Questo amante non arriva subito all'inizio dell'anno, ci vogliono un po' di mesi qua, perché qua, o comunque sia un po' di tempo, perché qua mi dice, ti vedo con la papessa, che sei tu anche se sei uomo, vagliare, avere un po' di dubbi rispetto a chi scegliere o che azioni intraprendere nei confronti di una persona. Investo, non investo, o varie possono essere le cose. Qua c'è con l'amante e con l'imperatore una persona che strategicamente farà azioni di costruzione con te. Azioni di costruzione e che si impegnerà in questo. Potete già averla questa persona o questa è una persona del tutto nuova. Tra le opzioni che ci saranno, che ci possono essere, vedo che questa persona è attratta in modo enigmatico e totale da te che sei papessa, ripeto anche se sei uomo, è attratto dalla tua spiritualità, dal tuo lavoro su di te, essendo una persona più pragmatica con l'imperatore, anche un po' più sulle sue. Non ti dà magari a vedere subito l'enorme influenza e potere che tu hai su questa persona, ma farà azioni concrete che ti dimostreranno questo potere che tu hai avuto su di lui o su di lei. Sì. Vediamo un po' che ci offre questo imperatore. Che energia ha l'imperatore nei tuoi confronti? La forza, non ci credo, la forza, la forza. Qua questa persona o sì o sì. Qua parliamo di rapporto importante, stabile, molto serio e duraturo. È la persona che vuole recuperare a tutti i costi, ha tutti gli strumenti per farlo e la strategia giusta. O sì, ma ti stupirà da metà anno in poi, secondo me, questa cosa, perché all'inizio ci possono essere o altre opzioni o tu sei un po' in dubbio e qua c'è l'amore che trionfa, non a caso la carta dell'amante già ce lo presagiva. Può essere il segno del leone, ariete come te, pesci, ma al di là del segno è proprio questa l'energia, sì. O comunque qua c'è qualcuno che si dà, che si sforza proprio in modo determinato nel costruire. L'imperatore è costruzione, d'accordo? Ok, adesso passiamo all'ottava casa.
Allora, l'ottava casa è la casa della morte e della rinascita, l'occulto, l'inconscio, sono i tuoi sogni, la sessualità, lo sperimentarsi nella sessualità, dove avviene una trasformazione profonda, no? Quello sperimentarsi anche nella sessualità. L'ottava casa è la casa che ci spinge a guardare oltre la superficie delle cose, perché la verità sta più in profondità. Ed è come se l'ottava casa ci mettesse davanti i nostri limiti e tabù da superare. Un po' è questo, ok? Ok. Andiamo a vedere sull'ottava casa cosa ci raccontano. Ariete, oroscopo 2025, ottava casa. Il principe. Qua c'è un principe con il quale potrai sperimentare un certo tipo di sessualità, aprirti a limiti che potevi avere, a dei tabù. Abbiamo un principe nell'ottava casa. Qua c'è una persona con la quale tu sperimenterai una sessualità quest'anno, o la tua sessualità, e avrà un impatto trasformante su di te. L'energia kundalinica che si manifesterà da questo rapporto avrà un impatto trasformativo. Sì, vediamo un po' che mi dice l'archetipo. Ottava casa, Ariete. Embaucadora, andare al di là delle convenzioni, dell'eccesso di formalità e le condotte prestabilite. Guarda, qua ci sarà una persona con la quale tu sperimenterai una sessualità che andrà oltre la formalità, oltre l'eccesso delle condotte prestabilite, ti sperimenterai e avverrà come una sorta di incantesimo, ti conoscerai ancora meglio attraverso la sessualità, mi dice qui, oltrepassando i tuoi limiti. Sarà come una magia, mi dicono qui, e questo porterà in te una grande trasformazione animica. Sì. Vediamo che mi dicono i tarocchi. Ti dico che attraverso la sessualità tu prenderai dei poteri occulti. Cioè, cosa voglio dire con questa cosa? Prenderai dei poteri che erano nascosti in te, sperimentandoti nella sessualità. Mm. Vediamo cosa mi dicono i tarocchi in merito a questo. Il carro, il matto, 7 di coppe. La tua fede in quello che accade ti farà aprire nuovi orizzonti. Qua c'è qualcuno con il quale tu sperimenterai qualcosa, non so chi è, che il 7 di coppe mi parla di apertura di nuove possibilità, di magia. O può essere qualcuno che viene da fuori o sta fuori, viene da lontano. Il matto, qualcosa che ti prende all'improvviso e ti fa vivere quello che accade con fede. Questo porta all'apertura di possibilità. Mi stanno dicendo, qua sei anche tu Ariete, no? Con il matto. Mi stanno dicendo che qua arriva proprio una persona verso di te, con la quale sperimenterai qualcosa a livello sessuale o di... Sì, qua la Kundalini è molto accesa, vedo. Cioè, con questa esperienza ci sarà la necessità di guardare oltre, andrai oltre la superficie delle cose. Si aprono nuove possibilità per te grazie a dei rapporti che avrai con questa persona o con l'energia di questa persona che ti porteranno a sperimentare dei poteri occulti che erano sottesi in te. Bellissimo. Abbattendo tantissimi limiti che potevi avere. Possibile che non sia una persona soltanto, possono essere, vediamo questo 7 di coppe, 2 di denari, possono essere più persone.
o comunque non solo una persona, o immaginare l'energia di questa persona, mi spiego, senza farvi il disegnino, no? Cioè, immaginare l'energia di questa persona che si presenta come il tuo sposo celeste o sposa celeste sotto forma di questa persona. Ti faccio un esempio, può essere anche un attore televisivo, ok? Attraverso cui tu, la tua energia sessuale si parte, ok? Parte e questo ti permette, fluendo a questa energia, di andare incontro a dei poteri anche occulti che erano sottesi in te. Mm? Fatto sta che potrai avere dei dubbi rispetto a qualcosa perché si accendono nuovi poteri in te. Ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, adesso vediamo la nona casa. Allora, la nona casa è la casa dei viaggi lunghi, degli studi superiori, delle credenze che abbiamo, della fede, dell'oltre, dell'evoluzione spirituale, della filosofia, è la casa della vocazione che spinge a seguire le proprie abitudini, scusami, le proprie attitudini e anche a concretizzarle. Tendenzialmente la casa dei viaggi lunghi, degli studi superiori e della fede, delle credenze, ok? Allora, andiamo a vedere come sta messa questa casa per te, Ariete, oroscopo 2025. La fede, non ci posso credere, ho appena detto la casa della, comunque sia della fede, dell'oltre. Allora, la nona casa sta messa veramente bene, ti chiedono di avere fede quest'anno per tutto ciò che riguarda le cose che le cose che ti accadranno. Ci sarà una grande evoluzione spirituale per te, dovuta anche a quell'energia kundalinica e sessuale che si accende che abbiamo visto poc'anzi. È la casa proprio della fede. Mi dicono che qui, per tutto ciò che riguarda, tu avrai fede in ciò che riguarda l'oltre. E mi dice che sarai anche attratta da studi esoterici ancora un po' più, se già lo fai, ancora più approfonditi. E mi dice che anche nei viaggi lunghi c'è una buona prospettiva di adempimento. Vediamo. Nona casa, Ariete. Professore, professora. Guarda, questo è è l'anno in cui tu insegnerai agli altri ad avere fede, perché avrai la capacità di comunicare la conoscenza, l'esperienza, le abilità e la saggezza, sarai molto saggia e avrai grandi abilità di comunicare agli altri la saggezza acquisita attraverso la fede, nelle cose, negli eventi che sono accaduti o che accadono. Io credo sia un anno molto bello per te, un salto di coscienza proprio. Sì, vediamo cosa mi dicono i tarocchi in merito, nei dettagli. Nona casa, Ariete. Cavaliere di coppe, cavaliere di spade, il matto. Ci saranno dei viaggi lunghi? Sì, ti verrai invitata o invitato. Saranno viaggi lunghi d'amore, credo, qui, o comunque sia, mi dice che ci sono gli studi esoterici ben supportati dalla tua fede, dalla tua passione. E poi ci sono viaggi lunghi, verrai invitata o invitato a fare dei viaggi lunghi e qua vedo con il matto che ti lancerai in questo senza pensarci troppo, perché sentirai profondamente che siano giuste quelle cose che farai. Vedo che c'hai molta fede, per eccellenza la carta del matto è proprio la carta della fede. E anche imporrai, ma non è che le imponi, le persone ti prendono anche come esempio di fede e di saggezza, ok? E ti dico anche che questa fede, queste tue credenze, tu credi nell'attimo presente, questo mi stanno dicendo, e l'attimo presente è il tutto. Questa tua credenza ti porterà anche a sviluppare, come ci insegna la nona casa, a concretizzare le tue attitudini, ok? Bellissima casa, ragazzi miei, non aggiungo altro, adesso passiamo alla decima casa. Allora, andiamo a vedere la decima casa, che è la casa del successo, è la casa della carriera, degli obiettivi personali,
e mette in luce la possibilità di fare carriera o di raggiungere una posizione sociale importante. Vediamo cosa accade nella 10ª casa per te quest'anno, ok? Allora, 10ª casa, la casa del successo, della carriera. Abbiamo visto che a livello economico va benissimo, ci sarà un riscatto anche nel lavoro. Vediamo il successo rispetto alla casa del successo, 10ª casa, Ariete. Successo di nuovo, ragazzi miei, ragazzi, non ci posso credere. Successo nel lavoro, successo nell'economia, è l'anno in cui tu c'è anche grandi guadagni e le tue aspettative lavorative verranno adempiute. Carte pazzesche, come vedi è uscita la stessa sul lavoro, cioè è uscito sull'economia e sulla carriera. Successo nella carriera, successo negli studi, successo in quello che stai facendo. Bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa ci dice l'archetipo. Ci dovrebbe dare altri dettagli adesso nella 10ª casa, Ariete. Libertà, wow, avrai successo in tutto ciò che riguarda una sorta di riscatto. Se abbiamo passato dei momenti un po' più di limiti e non riuscivamo ad emergere o come lo volevamo noi, qua c'è proprio la libertà i pensieri negativi e lo spadrone dei pensamentos negativos, no? Che sono dalle credenze limitanti. Ci sarà un grosso successo in ambito della carriera perché sei libera o libero dalle credenze limitanti. Bellissimo. Vediamo in che ambito cosa ci dicono i tarocchi. L'ambito del successo della carriera, vediamo cosa ci specificano i tarocchi per te. Cinque di spade, asso di spade, 5 di coppe, successo in ambito lavorativo, però succede, qua mi stanno raccontando qualcosa che ha a che fare con il diavolo, vedi? Perché 5 di coppe? 5 di denari. Ragazze mie, allora, iniziate l'anno che volete rivendicare voi stesso o voi stessi nelle attività che state facendo, cioè volete di più. C'è a un certo punto una sensazione di tristezza per mancanza di ciò che meritate, che viene trascesa completamente grazie a qualcosa che accade di un nuovo inizio. Abbiamo visto nella casa del lavoro che ci possono essere dei cambi, no? Cosa viene dopo il 5 di coppe? 7 di spade. Qua fate un cambio radicale, io non so che succede. Io non so che succede. O ve ne andate da o parlate chiaro a qualcuno che non vi dà ciò che merita, minacciando, tra virgolette, dando un ultimatum che ve ne andate, perché qua avete la libertà da un datore di lavoro, da una situazione lavorativa dove non vi sentite appagate da un punto di vista proprio economico e anche emozionale. Allora qua avete successo perché succede qualche cosa. Fammi riprendere di nuovo perché avete questo successo. Successo nella carriera. Perché c'è questo successo? 3 di spade, 5 di coppe di nuovo, il giudizio. Perché date un ultimatum a qualcuno o avete chiuso un posto di lavoro, chiuderete qualcosa a livello lavorativo, chiudete con qualcosa qui, 3 di spade, 5 di coppe, è finito qualcosa, il giudizio mi parla di una rinascita subito dopo, di una rinascita, di una chiamata sul lavoro, di una rinascita che arriva, paggio di denari, nuovo lavoro, c'è successo nella carriera, qualcosa che ha a che fare con una fine e un inizio. Poi per ognuna di voi è diversa, ok? Wow, ok ragazzi miei e ragazzi, adesso passiamo allora, l'11ª casa è la casa delle amicizie, la casa dell'acquario, no? Tutte le amicizie, le cause comuni, è come se siamo chiamati a fare esperienza della condivisione con gli altri, di interessi, ideali, le visioni comuni che riguardano il collettivo, è la casa della collaborazione e delle amicizie. Vediamo come sta messa questa casa. Allora, undicesima casa per l'Ariete, oroscopo 2025, undicesima casa per l'Ariete.
Comunicazioni. Io qua vedo che le amicizie sono ben ponderate, ci sono comunicazioni, e le comunicazioni mi parlano di energia e movimento in questa casa, anche condividere ideali comuni con persone che ti sono accanto, questo genera anche benessere. E sì, vedo che ci sono anche amicizie nuove per quanto riguarda l'anno 2025. Vediamo un po' cosa mi dice. Nuove amicizie che ti stimoleranno da un punto di vista sociale proprio. Vediamo cosa dice l'archetipo sull'11ª casa, Ariete. Ninja Natural, ci sono nuove amicizie qui, nuove amicizie con le quali ti sentirai molto a tuo agio quest'anno e farai nuove amicizie che hanno a che fare con persone che sono molto vicine al loro spirito, alla loro anima. Ecco perché condividerete interessi comuni e ideali, bellissimo, che è proprio il fondamento, no, della cooperazione. Ok, ci saranno anche magari alcuni di voi avranno dei nuovi animali domestici, perché dice amicizia con gli animali nella casa dell'amicizia, e mi dice che ti arriveranno anche molte intuizioni dagli animali. Vedrai gli animali come amici più di quanto magari non lo vedi già, una profonda connessione con gli animali che sono uno specchio dei tuoi istinti, quindi profonda connessione con i propri istinti e forte energia comunicativa anche con tutti i personaggi psichici che vi abitano, come vi ho insegnato nel video, la potente preghiera sciamanica, ok? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito sulla casa delle amicizie. Magari ti potrai anche alleare a delle cause comuni con delle persone a te affini, Vediamo cosa dicono i tarocchi sull'11ª casa delle amicizie per l'Ariete. Asso di denari, sì, nuove amicizie magari in ambito lavorativo vedo qui, che aprono nuove possibilità. Asso di spade, ci sono nuove amicizie che porteranno anche dei frutti sotto il profilo di concretezza. Io credo in ambito lavorativo si aprano anche nuove amicizie, nuove collaborazioni. Asso di spade sono comunicazioni, nuovi inizi per quanto riguarda la casa delle amicizie, magari anche condividere, come ti stavo già dicendo prima, delle cause comuni. Sì, avrete degli ideali interessi comuni. Questi ideali e interessi comuni porteranno anche all'apertura di possibilità di mettere in pratica questi ideali. Ok? Bellissima energia, e adesso passiamo all'ultima, cioè la 12ª casa. Allora, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, andiamo a fare la 12ª casa, che è la casa del karma, dell'occulto, la casa di ciò che non sai, quello che non ti vedi arrivare, lo vediamo con le carte, anche i nemici nascosti, le prove della vita, la casa anche delle vite passate, della purificazione. Anche qui possiamo vedere in questa casa le sfide karmiche, da cui si giunge all'elevazione spirituale, ok? Allora, andiamo a vedere per questa casa, per l'Ariete, dodicesima casa, karma e occulto, ciò che non ti vedi arrivare, ciò che non sai, riflessione. Ci sono delle cose che ti porteranno a riflettere qui, delle cose che accadranno che ti porteranno a riflettere. Vediamo di che si tratta. Dodicesima casa, Ariete. Edonista. Ispira energia creativa per accettare le cose buone della vita, celebra la bellezza che c'è in te. Credo che qui accadranno delle cose che tu non sai adesso, che non lo immagini, che ti porteranno a riflettere su quanto tu sia speciale, bella o bello e importante per tutti. Arrivano cose buone dalla vita che ti porteranno a celebrare la vita stessa e anche l'idea che avevi di te. Vediamo di che si tratta. Dodicesima casa, Ariete.
il mondo, cavaliere di spade, la giustizia. Wow, ci sono cose legali che si risolveranno quest'anno, se alcuni di voi avevano pendenti alcune cose legali. Si chiude una tappa karmica, quindi essendo la casa del karma e dell'occulto si chiude una tappa karmica che ti permetterà di godere delle cose buone della vita. Comunicazioni che arrivano all'improvviso riguardanti la giustizia, cause legali, contratti, tutto a tuo favore. Su diversi ambiti, magari in ambito economico e lavorativo, comunicazioni che arrivano che non ti vedi arrivare perché hai sciolto un karma facendo magari molti di voi la pacificazione degli antenati. Vediamo un po' di cosa tratta la giustizia ancora. Re di bastoni, sì, una persona che ti parla o rispetto a una persona. Cavaliere di denaro mi parla, di lavoro. Tre di bastoni, delle cose che stavi aspettando in ambito lavorativo arrivano all'improvviso, non te l'aspetti. Perché? Perché hai sciolto un karma. Bellissimo ragazze mie, bellissimo, 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 complimenti. Abbiamo fatto questo viaggio bellissimo insieme, vi suggerisco di riguardare il video più volte durante l'anno, salvatevelo magari. Poi durante l'anno facciamo le stesse sull'amore, lavoro, ascensione spirituale, però questo è come se fosse proprio una cartina tornasole per quanto riguarda la tua evoluzione quest'anno. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio ti benedica. Mua!